Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo questo splendido soffiatore della DCA e lo vediamo tra poco. Pazzesco! Per accendere questo utensile sarà necessario spostare il potenziometro in avanti, che si comporterà sia da regolatore di velocità sia da interruttore. Attraverso il suo gello conico, questo soffiatore può raggiungere la velocità impressionante di 193 km/h. E vi assicuro che è veramente un jet. Il motore raggiunge a vuoto circa 15.200 giri al minuto, impressionante. Rispettando gli appositi incastri e i relativi blocchi, i tubi sono piuttosto semplici da montare. E con una batteria da 20 volt e 4 A raggiunge il volume impressionante di circa 820 m3 l'ora. Anche sulla scocca il tubo si incastra in maniera piuttosto semplice. Il soffiatore è leggerissimo, pesa soltanto 1,5 kg una volta acceso. Tenderà a stare in equilibrio praticamente da solo. Possiede anche un occhiello per appenderlo nella nostra casetta degli attrezzi. Molto carina anche la batteria, che ci permette di controllare lo stato di carica, e devo dire che consuma pochissimo, molto efficiente, e infatti con la velocità al minimo può arrivare circa a 30 minuti di lavoro, mentre alla massima velocità riesce a lavorare per circa 15 minuti, comunque tantissimo come una batteria da 20 volt 4 A. A questo punto del video possiamo vedere un potenziometro magnetico che non si distruggerà mai, e l'effetto meccanico del click ci è dato da questa piccola sfera che possiede una molla, e infatti nella posizione iniziale c'è un piccolo foro praticamente invulnerabile all'usura, perché non c'è nessun sfregamento meccanico, mentre la slitta rappresenta il cambio di velocità. Sentiamo il click. Perfetto. Molto interessante il sistema con cui è bloccata la scheda che si occupa di gestire il motore brushless, perché può essere facilmente cambiata. Questo invece è un nucleo di ferrite che si occupa di ridurre le interferenze elettromagnetiche. La scocca del motore possiede poi dei gommini per ridurre le vibrazioni. Queste pale, che possono sembrare dritte, hanno in realtà una forma più simile a un'ala. In questo modo la ventola, ruotando, fa convogliare l'aria contro quelle pale, realizzando un effetto a vortice. Anche la mascherina è piuttosto semplice da togliere per pulire l'utensile dalla polvere. Infine bisogna aggiungere una nota non di poco rilievo, ovvero la presenza di una gomma in uscita dal soffiatore, che garantisce la tenuta della spinta, e il cono in uscita dal motore. Veramente ben fatto. Molto interessante anche il sistema di raffreddamento della scheda che si occupa di gestire il motore brushless. Cari amici, dopo che il soffiatore ha resistito anche una caduta da 1 metro di altezza, facciamo qualche test e vediamo come se la cava.
Cari amici, giunti a questo punto del video vi dico cosa penso di quest'utensile. Quest'utensile è super comodo da impugnare, il potenziometro non fa una piega, ha un volume d'aria davvero considerevole, considerando che utilizza soltanto una batteria da 20 volt 4 A, la batteria non si muove dalla sua sede, si estrae con grande facilità e ha un incastro perfetto. Bellissimo anche nell'estetica e senza il cono riesce a raggiungere un volume d'aria ancora maggiore, a discapito della velocità massima di 193 km/h. Nonostante qualche imprecisione, l'utensile svolge egregiamente il suo lavoro. In mano non si sente e è veramente ben bilanciato. Mi sento di consigliarvelo nella maniera più assoluta, considerando che soltanto il caricatore e la batteria da soli valgono il suo prezzo. Cari amici, come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Io vi mando un caro saluto e un caldo abbraccio, salutandovi al prossimo progetto. Ciao ragazzi!